Se qualcuno non se ne fosse ancora accorto, l'economia globale è entrata in recessione e i numeri, seppur ancora provvisori, sono veramente impressionanti. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, l'attività economica si contrarrà del 3% quest'anno e di circa il 6% nelle economie avanzate, ed in Italia si parla di un calo vicino al 10%. Questi sono numeri che la maggior parte delle persone non ha visto durante il corso della propria vita e sono ai livelli della grande recessione degli anni 30. In questo video non voglio andare a discutere di questi numeri perché pur sempre di previsioni si tratta. Quello che vorrei è offrire degli spunti per valutare le conseguenze che questo nuovo sistema economico potrebbe avere su di noi e ovviamente fornire alcune strategie utili per affrontare questo periodo positivamente. È inutile negarlo, di base siamo naturalmente portati a pensare che quando usciremo da questa crisi tutto tornerà come prima molto velocemente. È un naturale istinto a vedere il lato positivo ed è un aspetto della mente umana. Ma è necessario entrare nell'ottica che il contesto economico dopo questa emergenza non sarà quello di prima e probabilmente non sarà migliore di quello di prima per molto tempo. Ciò non vuol dire che sarà un disastro per tutti e che tutti saranno penalizzati allo stesso modo, ma in questa situazione è saggio avere una cognizione realistica a ciò di cui stiamo andando incontro e agire di conseguenza. Ed in questo video voglio darvi dei suggerimenti pratici per farlo, basandomi su quel che fanno le grandi aziende. Come vedremo, una recessione può avere delle conseguenze di lungo termine sulle nostre prospettive lavorative, sui nostri business e sui nostri investimenti. Ripercussioni che potrebbero continuare a farsi sentire per svariati anni. Quindi, prima si iniziano a prendere delle precauzioni, prima si potrà uscire da questa situazione, riuscendo magari ad essere tra coloro che riusciranno a sfruttare questo periodo per migliorare la propria situazione. Partiamo dalle basi. Che cos'è una recessione? Teoricamente è una contrazione del prodotto interno lordo, il PIL, per un periodo prolungato. Senza entrare troppo nel dettaglio, quando si parla di PIL ci si riferisce a quanto viene prodotto o fatturato all'interno di un paese per un determinato periodo di tempo. Durante una recessione il volume dell'attività economica rallenta perché la domanda di beni e servizi diminuisce. Per vari motivi la fiducia dei consumatori diminuisce, le aziende investono meno e alcune addirittura falliscono. La contrazione normalmente avviene in un periodo di tempo piuttosto breve ed è causata da uno shock che va a colpire la fiducia delle aziende e dei consumatori. Il concetto non è difficile da capire, ma è un po' meno intuitivo il meccanismo attraverso il quale questo shock economico generalizzato finisca per intaccare la nostra condizione personale. Per la maggior parte delle persone questo meccanismo è il mercato del lavoro. Durante una recessione le aziende tendono a diminuire i propri organici ed alcune di esse purtroppo chiudono i battenti. Per questo la disoccupazione aumenta, il numero di persone in cerca di lavoro cresce e il numero di offerte di lavoro diminuisce. Anche se la perdita di lavoro riguarderà solamente una parte minoritaria della popolazione, un peggioramento delle condizioni del mercato del lavoro avrà una conseguenza a catena su tutti. Piccola parentesi, quando dico una parte minoritaria della popolazione stiamo comunque parlando di milioni di persone. Per un paese come l'Italia si parla di circa 2 milioni di lavoratori, circa il 10% della forza lavoro. Prima di continuare con il video auguro a tutte queste persone il meglio e mi dispiace veramente tanto per questa situazione. Comunque, andando incontro ad una prospettiva del genere, noto che le persone sono portate a fare due errori fondamentali. Il primo è pensare che se non abbiamo subito delle conseguenze dirette, la nostra condizione non possa cambiare. Persone che pensano di essere in qualche modo immuni, perché continuano a ragionare con i parametri di riferimento del mondo prima della crisi. La crisi probabilmente durerà per mesi e non è assolutamente scontato che la nostra situazione possa cambiare in modo tempestivo con uno schiocco di dita. Facciamo un esempio prendendo un'azienda che fino a poco tempo fa nessuno avrebbe pensato potesse andare in difficoltà. Ryanair, un'azienda solidissima che negli ultimi anni ha accumulato riserve di liquidità così importanti da permettergli di sopravvivere anche in un mercato totalmente bloccato. Sicuramente tra le migliori compagnie aeree meglio equipaggiate per sopravvivere a questa crisi. Ecco, adesso è in discussione la proposta di far ripartire i voli
però con misure di distanziamento, facendo così volare gli aerei semivuoti. Una novità che manderebbe particolarmente in crisi un'azienda come Ryanair, che fa dei margini bassi e degli aerei pieni il proprio modello. Ora non sto facendo nessuna previsione sulle sorti di Ryanair, ma era un esempio per rendere l'idea che in un periodo di crisi, quando i margini e le opzioni si riducono, le carte in tavola possono ribaltarsi molto velocemente. Il secondo errore è quello di pensare che, siccome la nostra fonte di reddito è sicura, allora abbiamo scampato il problema e non pagheremo in qualche modo le conseguenze della situazione. Assolutamente sbagliato. Chi è un lavoratore dipendente si troverà per anni in un mercato del lavoro più debole, dove le persone che cercano un lavoro sono molto di più rispetto a quelle che lo offrono. Questo renderà più difficile cambiare lavoro e darà un incentivo ad abbassare gli stipendi. Poi, se c'è molta disoccupazione, chi ha un'attività si troverà in un mercato del consumo più piccolo e questo avrà un effetto a catena sulle proprie prospettive di rendimento a medio termine. Alcuni studi hanno stimato che attraversare una recessione agli inizi del proprio percorso lavorativo può avere effetti sulle proprie capacità di guadagno in grado di durare anche 15-20 anni. Spero dunque sia chiaro che non bisogna prendere la situazione sotto gamba. Tuttavia una crisi può essere anche un'opportunità e gran parte dell'esito dipende dal modo in cui sapremmo reagire alla situazione. Una ricerca mostra che il 10% delle aziende non solo riesce a passare indenne un periodo di crisi, ma riesce addirittura a migliorare la propria posizione. Le aziende che riescono in questa impresa sono quelle che hanno messo in piedi il giusto mix di strategie di prevenzione e strategie aggressive. Ispirandomi alle strategie delle grandi aziende, ho pensato a 3 componenti di base che tutti noi possiamo applicare per provare a essere in quel 10% che uscirà da questa recessione più forte di come c'è entrato. Prima cosa, proteggiti. Questa strategia è adatta soprattutto per chi si trova a gestire una realtà di vita più consolidata e che quindi ha meno flessibilità per sfruttare la situazione. Se hai un piccolo business, comincia a fare i conti. Quanti mesi puoi sopravvivere in caso di una riduzione del tuo giro d'affari del 20% e del 30% e del 50%? Cerca di rivedere le tue spese e metti da parte un fondo d'emergenza. Negli Stati Uniti, che sono il paese più ricco al mondo, secondo il sito di finanza personale Bankrate, circa il 40% della popolazione non può permettersi di affrontare una spesa imprevista di $1.000. Tu dove ti trovi, nel 60% o nel 40%? Se dovesse essere nel 40%, inizia ad agire e inizia a fare le tue opportune considerazioni. Innanzitutto comincia a sfruttare le tue fonti di entrata e studia un piano B. Se non hai un piano B, comincia perlomeno ad immaginarlo. Allaccia contatti con persone che potrebbero aprirti nuove opportunità, aggiorna il tuo curriculum, comincia ad essere più attivo su internet e se sei dipendente cerca di buttarti su progetti che ti rendono indispensabile. Poi ovviamente se hai margini di miglioramento sfruttali subito. Poi se hai debiti cerca di pagarli e se stai pianificando delle grandi spese che non sono fruttuose, considera di rimandare. Insomma, è arrivato il momento di fare un check-up della tua posizione e della tua esposizione al rischio e tutelarti di conseguenza. Seconda strategia, muoviti. Action. Cambia città, cambia paese o cambia prospettive. Questa opzione non è per tutti, ma se hai possibilità di farlo e non ti pesa farlo, questo può diventare un asset fondamentale. Alla fine si tratta pur sempre di mediare. Il tuo lavoro, la tua professione o il tuo business funzionerà veramente solo in presenza di un mercato. E se nel luogo dove ti trovi il mercato non è abbastanza grande, allora dovresti considerare di spostarti. Come puoi capirlo? Basta fare un semplice esercizio. Quanto conosci il panorama della tua città o della tua regione? Facciamo un esempio: se la tua specialità è offrire lezioni di tennis, fai una stima di quanto è grande il mercato, quanto è grande la tua città, quante persone ci sono potenzialmente interessate al tennis, quanti circoli ci sono e quante altre persone offrono il tuo stesso servizio. Se ti occupi di marketing, pensa a quante aziende ci sono nella tua zona che possono aver bisogno delle tue competenze.
competenze. Queste informazioni sono solitamente facilmente accessibili. Insomma, fai una stima del mercato potenziale e dei tuoi concorrenti, che è lo stesso tipo di ragionamento che fa una grande azienda quando lancia il proprio business. E non è necessario o obbligatorio andare lontano. Muoversi può anche voler dire cambiare settore, spostarsi da uno che ha poche prospettive per uno che ha migliori prospettive, oppure semplicemente cambiare azienda nello stesso settore. In ogni caso, muoviti e organizzati prima di dover essere costretto a farlo. Terza considerazione o strategia: investi. Cash is king. Il denaro è re. Questa regola d'oro per valutare le prospettive di un'azienda vale soprattutto in momenti di crisi. Quando l'attività economica rallenta, chi ha la possibilità di investire non solo ha buone chance di prosperare, ma anche la possibilità di fare ottimi affari. Questo ragionamento può essere controintuitivo, perché investire quando tutto va male e non quando l'economia corre? Perché quando l'economia rallenta, meno persone investono, e questo vuol dire che a parità di altri fattori c'è una buona possibilità che i nostri investimenti abbiano un migliore rendimento. Durante una crisi solitamente tutto costa meno, le case costano meno, gli strumenti che servono per fare il tuo lavoro costano meno, i mercati finanziari sono più economici, gli spazi pubblicitari costano meno, assumere collaboratori è più semplice e a parità di prezzo c'è una buona probabilità che possiate lavorare con professionisti più esperti. Insomma, se avete la possibilità è un buonissimo momento per investire, che sia anche in voi stessi o nella vostra attività. Questa strategia può essere adottata anche se avete poche risorse e se il vostro orizzonte è quello del lavoratore dipendente. Potete comunque investire in voi stessi, investire nella vostra formazione, acquisire le skill che vi permettono di rafforzare la vostra carriera e di promuovere meglio voi stessi con i datori di lavoro. Oggi, tra l'altro, è possibile farlo comodamente da casa attraverso dei corsi online. Insomma, proteggiti, muoviti, investi e poi aggiungo, tieni sempre gli occhi aperti e guarda al domani, guarda come puoi crescere, come puoi migliorare. Spero che questi video vi piacciono, io ci metto veramente tanto ad organizzarli. Se volete supportarmi e far arrivare questo video a tante altre persone basterebbe un mi piace. Detto questo, ditemi come sempre cosa ne pensate, poi se non volete perdervi nessun altro video iscrivetevi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima avventura. Ciao a tutti ragazzi!